Salve amici e amiche mie, buona giornata a tutti e benvenuti alle ricette di Zia Franca. Oggi vi propongo un altro straordinario dolce natalizio, i mostaccioli, limone e cioccolato bianco. Sono l'alternativa al classico mostacciolo napoletano, e quindi quello lì ricoperto di cioccolato fondente. E adesso, senza perdere tempo, cominciamo la ricetta e vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella per avere tutte le notifiche. Ed ora iniziamo dagli ingredienti. Per questa ricetta abbiamo bisogno di 300 g di farina 00 setacciata, 100 g di zucchero semolato, 60 g di mandorle tostate e tritate finemente, 100 ml di acqua, 50 ml di succo di limone, la scorza grattugiata di un limone medio, 25 g di miele, 3 g di pisto. Per chi non conoscesse il pisto, non è altro che una miscela di spezie composta da chiodi di garofano, cannella, noce moscata e coriandolo. Queste spezie vengono poi macinate e incorporate tutte insieme e formano il pisto. E detto questo, iniziamo questa semplice preparazione partendo dall'impasto. Iniziamo col mettere in una ciotola capiente la farina, le mandorle tritate, lo zucchero, il pisto, la scorza del limone. Inizio a miscelare le polveri, aggiungo il succo di limone, l'acqua e per ultimo il miele. Prima di iniziare a impastare tutti gli ingredienti, aggiungo all'impasto 5 g di bicarbonato. Il bicarbonato a contatto con una sostanza acida, che in questo caso è il limone, praticamente fungerà da lievito. I nostri mostaccioli in cottura lieviteranno. Tutto qui. Come vedete, questa schiumetta non è altro che come ho detto prima, la reazione che si è creata tra il bicarbonato e il limone, e questo qui farà sì che lieviteranno. Prepariamo l'impasto, facciamo assorbire tutto il liquido e dopo formiamo un panetto. Una volta formato il panetto lo avvolgiamo con pellicola e adesso facciamo riposare il panetto in frigorifero per un'oretta, ok? Bisogna che si rassodi un po'. A dopo. È passata un'ora e il panetto si è riposato e raffreddato e adesso andiamo a stenderlo. Stenderemo una sfoglia di 1 centimetro e dopodiché ricaveremo con le formine apposite i nostri mostaccioli. E io ne ho più di una, più grande, più piccola. Se non avete le formine potete utilizzare tranquillamente un coltello e tagliare dei semplici rombi. Con dello zucchero a velo vado a spolverizzare tutta la parte. Adagio il panetto, metto un altro po' di zucchero a velo sopra per fare in modo che si asciughi un po', perché sapete è morbido ed è un po' umido. Ok, a questo punto, per facilitare l'operazione, io metto su un altro foglio di carta da forno e con l'aiuto di un mattarello vado a stendere piano piano. Stacchiamo il foglio di carta da forno piano piano
Ed ecco qui la nostra sfoglia, vedete? 1 centimetro. Ok, spolverizzo con un altro po' di zucchero a velo per evitare sempre che si attacchi la formina all'impasto, e poi con le formine andiamo a formare i nostri rombi. Con delicatezza andiamo a prelevare il nostro rombo. Eccolo qua. E i mostaccioli sono pronti per essere infornati. A dopo. I mostaccioli sono usciti dal forno, li ho infornati a 170 gradi per 13 minuti, forno ventilato. Se avete il forno statico aumentate di 5 gradi la temperatura. E ad ora li facciamo raffreddare e poi li glassiamo con il cioccolato bianco. Per la copertura dei nostri mostaccioli abbiamo bisogno di 400 g di cioccolato bianco che io ho già tritato, come vedete. Il cioccolato bianco dobbiamo scioglierlo a bagnomaria, però dobbiamo fare molta attenzione perché, a differenza del cioccolato fondente, è molto più delicato e sensibile, quindi tende subito a diventare grumoso oppure addirittura a bruciarsi. Questo dipende dalla temperatura che noi andiamo a sciogliere il cioccolato. Il cioccolato bianco non deve superare i 44 gradi di temperatura. Quindi per fare ciò portiamo dell'acqua in una pentola, come ho fatto adesso, e non porterò a bollore, quindi non porterò la temperatura a 100 gradi, ma appena vediamo che l'acqua comincia a sfiorare il bollore, io spengo e metto su il cioccolato fondente. Ed ora non ci resta che attendere che il cioccolato fonda. Lentamente, piano piano, ogni tanto diamo una rimestata e niente, un po' di pazienza e tutto va bene. E adesso energicamente andiamo a girare, a mescolare per scioglierlo del tutto, definitivamente, vedete? Il cioccolato si è sciolto alla perfezione, però essendo cioccolato bianco tende ad essere un po' più denso, quindi noi andiamo adesso ad allungarlo con un 20 ml di olio di semi. Quindi andiamo un po' a farlo diventare un po' più fluido. Mi raccomando, mescolate molto bene il cioccolato con l'olio. Ed ecco qui abbiamo il nostro cioccolato bello liscio e fluido. Ed ora andiamo a coprire i nostri mostaccioli. A questo punto non ci resta che aspettare che il cioccolato si rassodi e io consiglio magari di metterli un po' in frigorifero, così si fa prima. Il cioccolato si è solidificato e adesso con un coltello vado a rifilare le sbavature. E i nostri mostaccioli, limone e cioccolato bianco sono pronti per essere gustati. Amici carissimi, vi aspetto alla prossima ricetta, un like al video, iscrivetevi al canale, se vi piace commentate
e mi raccomando attivate la campanella per avere tutte le notifiche. E come dico sempre, vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da zia Franca.